parte, diciamo, da un pensiero che mi assilla da tantissimo tempo, che è quello di capire come riusciamo a migliorare le condizioni in cui viviamo, diciamo, nelle nostre comunità. La storia legata a Pitagora è una storia che racconta Giamblico, come è probabile, naturalmente non è mai successa, però si dice che Pitagora, che stava a Crotone dopo essere andato in esilio da Samo, aveva una scuola. Sapete come sono i filosofi, no? Le scuole dei filosofi sono come le comete, una testa brillante seguita da una coda di detriti, no? E allora quello succede, no? Il prezzo è il valore che noi diamo alle cose e ci permette di ordinarle, quindi guardando il prezzo e guardando come compriamo e come ci comportiamo si capisce un po' il sistema di valori di una società. Si può vincere in Afghanistan e se si avrà una vittoria che porti la pace, come sarà questa vittoria? Un bel posto è un bel posto non necessariamente per le sue qualità estetiche, ma un bel posto perché la vita che avviene in questo posto, le dinamiche della vita che vi avvengono sono interessanti. Per fare qualunque cosa, un prodotto, un servizio, c'è bisogno di varie cose. Semplificando c'è bisogno di un capitale economico, di capitale umano e di capitale naturale. Senza il capitale naturale non è nient'altro che la somma di quei servizi ambientali che dicevamo prima. Non c'è prodotto o servizio che voi possiate immaginare che non ha bisogno dei servizi ambientali. La popolazione in Afghanistan sta al 42% al di sotto della soglia minima, della soglia di povertà che è $0,5 al giorno, un 20% sta sopra ma non arriva a $1. Galileo scrisse una bellissima pagina in uno dei suoi libri, Il Saggiatore, e ci diceva perché dobbiamo studiare per fini utilitaristici la matematica. Perché la natura, diceva Galileo, è un grande libro, noi vogliamo leggere questo libro, ma per poter leggere i libri è necessario conoscere la lingua e l'alfabeto che si usano per scrivere questi libri. Ebbene, il libro della natura, questo grande libro, è scritto in linguaggio matematico.